Benvenuti in questo nuovo video. Sei su Solo Storie Vere, ti invito ad iscriverti se ancora non l'hai fatto. In questo video andremo a parlare del clan dei Greco e delle sue origini. Le origini esatte del clan dei Greco non si sanno con esattezza, ma una serie di appunti sulla mafia in Sicilia e a Palermo tra il 1898 e il 1900, fatti dal questore di Palermo di quell'epoca, Ermanno San Giorgi, di cui prende anzi il nome il rapporto inviato al Ministero degli Interni, viene menzionato un Salvatore Greco, che era a capo della famiglia di Ciaculli, mentre a Croceverde Giardini c'era un Francesco Greco. Siamo nel 1900 e ci sono ben due clan greco a spartirsi il territorio di Ciaculli, Croceverde Giardini, dove si dividevano già a quei tempi. C'era un agrumeto che forse era il più grande della Sicilia, con tutte le società derivanti da questo, il contrabbando, i mercati generali. Una mafia rurale, ma che nel 1916 fa registrare un omicidio di un sacerdote durante una messa domenicale. Nel 1921 un greco uccise due pastori insieme al loro intero gregge, perché aveva subito poco tempo prima uno sgarro. Nel 1929 un altro greco sparò 20 pallottole contro le botti di un suo rivale. Dopo quelle vicende, Francesco Greco e Salvatore Greco passarono il testimone delle rispettive famiglie ai loro figli maschi. Giuseppe. Entrambi si chiamavano Giuseppe. A Croceverde Giardini, Giuseppe Greco, detto Piddutinente, è il papà di Michele Greco, detto il Papa, e Salvatore Greco, detto il Senatore. Dalla parte di Ciaculli c'è l'altro Giuseppe Greco, che si sposa con la sorella di Piddutinenti, Santa Greco, che avranno i figli Salvatore Greco Cicchidettu e l'altro fratello di Cicchidettu, Pietro, detto l'ingegnere, o Totò il Lungo. Ma nel 1939 accade qualcosa da dove non si torna indietro. Durante la festa della borgata c'è una lite tra i figli dei capi dei due clan Greco, una lite che scoppia per dignità, per il posto a sedere su una panca davanti alla chiesa. Gli animi vengono sedati, ma la voglia di vendetta da parte di quelli di Ciaculli fanno sì che attendano sulla via di ritorno il clan di Giardini Croceverde e ci scappa il primo morto. Muore un figlio di Giuseppe Greco, Piddu Utinenti. Parte la faida tra le due famiglie. Nel 1946 vengono uccisi il boss Giuseppe Greco, cognato di Piddu Utinenti, e suo fratello Pietro, della famiglia di Ciaculli. La reazione del clan di Ciaculli avviene qualche mese dopo, con l'uccisione con la lupara di due uomini di Piddutinenti, che per vendetta rapirono e fecero sparire per sempre due uomini di Ciaculli. L'apice si raggiunse il 17 settembre del 1947, nella piazza principale di Ciaculli, dove un importante uomo di Piddutinenti fu abbattuto in uno scontro a fuoco con quelli di Ciaculli. Ancora moribondo, venne finito con delle coltellate da Antonina e Rosalia Greco, rispettivamente moglie e figlia di Pietro Greco, ucciso l'anno prima. Di conseguenza, il fratello e la sorella della vittima sparò alle due donne, ferendo Antonina e uccidendo Rosalia. L'aggressore delle due donne venne ucciso poi dal figlio di Antonina, Nicola Greco, appena 18enne. La vicenda è molto contorta, si è parlato addirittura che a fianco di Piddutinenti ci fosse stato il bandito Giuliano, ma forse sono solo ideologie, ma forse anche la storia della panca alla festa è stato solo un pretesto, visto il grosso affare che la famiglia di Piddutinenti gestiva, più grande agrumeto di tutta la Sicilia, di oltre 300 ettari che erano terreni appartenenti ai Tagliavia, esportatori già a metà dell'Ottocento. Nella faida morirono 11 uomini dei due clan e molti rimasero feriti, fino a quando però ci fu l'intervento dei boss palermitani a fare pressione su Piddutinenti per far sì che la faida finisse, perché stava attirando troppa attenzione. Intervenirono per mediare la situazione il boss di Villabate, Antonio Cottone, e il boss americano Joe Profaci, i quali trovano l'accordo tra i due clan. Quelli di Piddutinenti dovettero cedere i diritti del feudo degli agrumi a Salvatore Greco Cicchidettu e suo cugino Salvatore Greco, detto l'ingegnere. Piddutinenti si ritirò dalla vita mafiosa e si trasferì a Palermo, ma la sua influenza negli ambienti era sempre notevole. Nel 1956 fu eliminato Antonio Cottone, che
che era imparentato con i Greco di Vito di Nemi. Questo porta Cicchitetto e l'ingegnere ai vertici della mafia palermitana, senza che si verifichino ulteriori conflitti con i parenti. Nel 1957 Cicchitetto entra a far parte della prima commissione provinciale, discussa e formata al Grand Hotel Le Palme di Palermo con i boss americani, e ne diviene il capo commissione provinciale. Nel 1960, dopo una discussione in commissione su una vicenda riguardante Calcedonio di Pisa, i cugini Greco, Cicchitetto e l'ingegnere entrano in conflitto con i fratelli La Barbera, Angelo e Salvatore, per vie controversie create da Michele Cavataia, il quale danno vita alla prima guerra di mafia, che finisce nel 1963 con la strage di Ciaculli, dove un'autobomba destinata a Cicchitetto uccise 7 uomini delle forze dell'ordine. La commissione venne sciolta per via dei numerosi arresti dei capi mafia. I cugini Greco, per non essere arrestati, fuggirono all'estero, in Venezuela, e a Ciaculli, la loro assenza, fanno sì che al comando passa un nuovo dell'altro clan greco, quello di Michele, il Papa e suo fratello Salvatore, il senatore. Il proseguito della storia la sappiamo tutti. Michele Greco, il Papa, da boss del mandamento di tutto Ciaculli, Croceverde e Giardini, diventa capo commissione della cupola, lasciando il posto ad un altro Greco, Giuseppe, o meglio conosciuto come Pino Greco, Scarpuzedda. Negli anni 90 i Greco non figurano più nei mandamenti di Cosa Nostra, ma la loro presenza criminale riemerge in Calabria alla fine degli anni 90, dove stavano riemergendo fortemente. Nel 2019 viene arrestato il capomandamento di Ciaculli, Leonardo Greco, detto il Principe, nipote di Michele Greco, il Papa. Dopo di lui a capocomandamento passa suo cugino, Giuseppe Greco, detto Uminnuni, figlio di Salvatore Greco, l'ingegnere, arrestato poi nel 2021. I Greco, la loro storia parte da molto lontano. Il pentito Antonino Calderone disse che i Greco esercitavano il potere in tutta la Sicilia, mentre l'altro pentito, Giovanni Brusca, disse che i Greco sono quelli che fanno pendere la bilancia di ogni guerra di mafia in terra. Grazie di avermi seguito fino a qui. Il video ti è piaciuto? Lascia un bel like e iscriviti al canale. Al prossimo video. Grazie.